Ciao e benvenuto su Italia Vai. Oggi ti porteremo alla scoperta dei borghi più belli d'Italia. L'Italia è un paese pieno di tesori nascosti, tra cui alcuni dei borghi più belli del mondo. Dai vicoli acciottolati alle piazze storiche, questi borghi racchiudono storia, arte e cultura. In questo video ti mostrerò la mia classifica personale dei 20 borghi più belli d'Italia, ognuno con la sua unicità e bellezza che lo rende speciale. Che tu sia un amante della storia, dell'arte o della natura, troverai sicuramente un borgo che ti lascerà senza fiato. Preparati quindi a fare un viaggio attraverso l'Italia, alla scoperta dei borghi più affascinanti e suggestivi del nostro paese. Se sei pronto a scoprire alcuni dei luoghi più magici dell'Italia, seguici attiva la campanella, metti un like e preparati a immergerti nelle meraviglie del bel paese. Cortina d'Ampezzo. Ci troviamo in Veneto, nella provincia di Belluno. Cortina d'Ampezzo, conosciuta come la Regina delle Dolomiti, è un vero paradiso per gli amanti della montagna, grazie alle sue spettacolari vette. Le Dolomiti, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, offrono infinite possibilità per escursioni e sport invernali, come sci e snowboard. Ma Cortina non è solo sport. È famosa anche per la sua vivace vita mondana, con boutique di alta moda, caffè eleganti e ristoranti di lusso. Un'altra curiosità è che Cortina ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 1956 e nel 2026. Questo borgo unisce perfettamente natura, sport e glamour, rendendolo una meta imperdibile per chi visita il nord Italia. Valeggio sul Mincio. Siamo ancora in Veneto, ma questa volta nella provincia di Verona. Valeggio sul Mincio è un incantevole borgo medievale immerso nella tranquillità delle colline e delle rive del fiume Mincio. Il simbolo del borgo è il maestoso Ponte Visconteo, una struttura fortificata costruita nel XIV secolo dai Visconti di Milano, che collega la città con il borgo di Borghetto, un'altra perla medievale a pochi passi. Una delle esperienze da non perdere a Valeggio è l'assaggio dei famosi tortellini di Valeggio, detti anche nodi d'amore, che secondo la leggenda simboleggiano un amore impossibile tra un cavaliere e una ninfa del fiume. Un'altra curiosità è che a Valeggio si trova il Parco Giardino Sigurtà, uno dei parchi più belli d'Europa, ideale per una giornata all'aria aperta e per ammirare una vasta collezione di fiori e piante esotiche. Sirmione. Nella provincia di Brescia, situata sulla sponda meridionale del lago di Garda, troviamo Sirmione, un borgo dall'atmosfera unica, famoso per le sue acque termali e la sua bellezza storica. La Rocca Scaligera, un imponente castello del XIII secolo, accoglie i visitatori che attraversano il ponte levatoio e offre una vista mozzafiato sul lago. Sirmione è stata amata anche dagli antichi romani. Qui si trova infatti il sito archeologico delle grotte di Catullo, resti di una sontuosa villa romana, ritenuta la residenza del celebre poeta latino Catullo. Le sue acque termali, ricche di zolfo, sono conosciute per le proprietà terapeutiche sin dai tempi antichi e ancora oggi attirano migliaia di visitatori che cercano relax e benessere. Un'altra curiosità: Sirmione è stata anche fonte di ispirazione per grandi poeti come Ezra Pound e James Joyce, che hanno celebrato la sua bellezza nei loro scritti. Orta San Giulio. Siamo in Piemonte, nella provincia di Novara, e precisamente nel borgo di Orta San Giulio, affacciato sul suggestivo lago d'Orta. Questo incantevole borgo è noto per le sue viuzze acciottolate e per la vista mozzafiato sull'isola di San Giulio, che sembra emergere magicamente dalle acque del lago. L'isola è famosa per la sua basilica romanica e per il monastero delle monache benedettine di Clausura, che custodisce un'atmosfera di pace e mistero. Orta San Giulio è il luogo perfetto per una passeggiata romantica e tranquilla, lontano dal caos turistico, con scorci panoramici che sembrano usciti da una cartolina. Un'altra curiosità: il borgo ha ispirato anche lo scrittore Honoré de Balzac, che lo descrisse come un luogo incantevole. Dolce Acqua. Ci spostiamo in Liguria, nella provincia di Imperia, dove troviamo il pittoresco borgo medievale di Dolce Acqua. Questo gioiello è famoso per il suo suggestivo Ponte Vecchio, un ponte romano che attraversa il fiume Nervia, e per il maestoso castello dei Doria, che domina il borgo dall'alto.
Dolce Acqua è incastonato tra colline e uliveti e passeggiare tra i suoi vicoli ti farà sentire come se fossi tornato indietro nel tempo. Claude Monet, il famoso pittore impressionista, rimase talmente affascinato dalla bellezza del ponte e del borgo che lo ritrasse in alcuni dei suoi dipinti. Se ami la storia e la natura, Dolce Acqua è il luogo perfetto per te, immerso in un'atmosfera di pace e serenità. Manarola. Restiamo in Liguria, nella provincia di La Spezia, per scoprire Manarola, uno dei 5 borghi delle famose Cinque Terre, patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Questo affascinante villaggio di pescatori è caratterizzato dalle sue casette colorate che si affacciano su uno splendido mare cristallino. Manarola è anche famosa per la produzione di Chaquetrà, un pregiato vino bianco locale, prodotto da secoli nelle terrazze viticole che circondano il borgo. Le sue stradine strette e ripide conducono a scorci mozzafiato sul mare e sui vigneti. Oltre alla bellezza naturale, Manarola offre una forte tradizione gastronomica, con piatti di pesce freschissimo e specialità tipiche liguri. Se cerchi un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, questo borgo è una tappa imperdibile. Vernazza. Ancora in Liguria, nelle famose Cinque Terre, nella provincia di La Spezia, troviamo Vernazza, un borgo incantevole che si affaccia direttamente sul mare. Famoso per la sua torre medievale che domina il porticciolo, Vernazza offre un'atmosfera unica, con le sue case colorate arroccate sulla scogliera e le barche di pescatori ormeggiate nel porto. I sentieri panoramici che collegano Vernazza agli altri borghi delle Cinque Terre sono tra i più spettacolari d'Italia, offrendo vedute mozzafiato sul mare e sui terrazzamenti coltivati a vigneti. Se sei un amante delle escursioni, non perderti il famoso Sentiero Azzurro, che ti permette di godere appieno della bellezza di questo angolo di paradiso. E per una pausa ristoratrice, prova il pesto alla genovese in uno dei ristoranti locali, un'autentica delizia ligure. San Gimignano. Ci spostiamo in Toscana, nella provincia di Siena, dove sorge San Gimignano, noto come la città delle torri. Le sue imponenti torri medievali, costruite tra il XII e il XIV secolo, simboleggiavano il potere e la ricchezza delle famiglie nobili dell'epoca. Di queste originarie 72 torri ne rimangono oggi 13, che continuano a caratterizzare il paesaggio del borgo. Camminare per le vie di San Gimignano è come fare un salto indietro nel tempo, tra palazzi, piazze e chiese perfettamente conservate. Un'altra attrazione imperdibile è il vino bianco vernaccia di San Gimignano, uno dei più antichi e pregiati d'Italia, che puoi degustare nelle numerose enoteche del borgo. Non a caso, San Gimignano è considerato uno dei borghi medievali meglio conservati al mondo. Pitigliano. Sempre in Toscana, ma questa volta nella provincia di Grosseto, troviamo Pitigliano, arroccato su una spettacolare collina tufacea. Questo borgo è conosciuto come la piccola Gerusalemme per la storica presenza di una fiorente comunità ebraica, che ha lasciato un'importante eredità culturale, visibile ancora oggi nella sinagoga e nel ghetto ebraico. Le case in pietra sembrano quasi fondersi con il tufo della collina su cui poggiano, creando un paesaggio mozzafiato, soprattutto al tramonto, quando la luce dorata illumina tutto il borgo. Pitigliano è anche famoso per la sua gastronomia tradizionale, che include piatti come il buglione di agnello e i dolci sfratti, antiche ricette ebraiche. Le sue strade strette e tortuose ti faranno sentire come se fossi in un'altra epoca, circondato da storia e bellezza naturale. Orvieto. Nella vicina Umbria, in provincia di Terni, sorge Orvieto, un borgo unico, arroccato su una spettacolare rupe di tufo vulcanico. Il suo simbolo più famoso è senza dubbio il Duomo di Santa Maria Assunta, un capolavoro del gotico italiano, noto per la sua straordinaria facciata decorata con mosaici dorati e sculture.
Ma Orvieto nasconde anche un affascinante mondo sotterraneo, un intricato sistema di grotte e cunicoli scavati nel tufo, visitabili ancora oggi. Per gli amanti della buona tavola, Orvieto è celebre per il suo vino bianco Orvieto Classico, uno dei più apprezzati della regione. Una passeggiata tra i suoi vicoli medievali ti farà scoprire botteghe artigiane e antiche tradizioni gastronomiche, come la zuppa di ceci e l'agnello alla brace. Norcia. Sempre in Umbria, questa volta in provincia di Perugia, troviamo Norcia, un borgo incastonato tra le montagne dei Monti Sibillini. Norcia è una meta d'eccellenza per gli amanti del buon cibo. Qui nasce il famoso tartufo nero di Norcia, un vero gioiello della gastronomia italiana, e i prelibati salumi che hanno reso questo borgo celebre in tutto il mondo. Purtroppo, Norcia è stata duramente colpita dal terremoto del 2016, che ha causato gravi danni al patrimonio artistico e architettonico del borgo, inclusa la parziale distruzione della Basilica di San Benedetto. Nonostante ciò, la città ha dimostrato una grande capacità di resilienza e continua a lavorare per la ricostruzione e la conservazione delle sue tradizioni storiche e culturali. Civita di Bagnoregio. Ci spostiamo nel Lazio, in provincia di Viterbo, dove sorge Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più suggestivi d'Italia, sospeso nel tempo e nello spazio, chiamata anche la città che muore per via dell'erosione che lentamente consuma la collina di tufo su cui si erge. Civita è accessibile solo tramite un lungo ponte pedonale. Una volta attraversato si entra in un mondo incantato fatto di strette vie acciottolate, casette in pietra e vedute mozzafiato sulla Valle dei Calanchi. Questo borgo ha un fascino unico, quasi surreale, e offre un'atmosfera di tranquillità e silenzio che difficilmente si trova altrove. Passeggiare tra le sue antiche mura è come fare un salto indietro nel tempo. È un luogo ideale per chi cerca bellezza, storia e un po' di mistero. Castelmezzano. Ci troviamo in Basilicata, nella provincia di Potenza, dove sorge Castelmezzano, un borgo spettacolare incastonato tra le montagne delle Dolomiti Lucane. Le sue case in pietra sembrano scolpite direttamente nella roccia e le strade ripide e tortuose offrono scorci unici e panorami mozzafiato. Castelmezzano è il luogo perfetto per chi ama il trekking e le attività all'aperto. Uno dei percorsi più affascinanti è il Sentiero delle Sette Pietre, un itinerario che unisce Castelmezzano al vicino borgo di Pietrapertosa, tra storie di leggende e paesaggi da fiaba. Per i più coraggiosi, da non perdere, è il Volo dell'Angelo, un'emozionante zipline sospesa tra le montagne che permette di volare a più di 1000 metri di altezza. Sempre in Basilicata, nella provincia di Matera, si trova l'omonima città, famosa in tutto il mondo per i suoi sassi, antichi insediamenti rupestri scavati direttamente nella roccia. Dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, Matera è una delle città più antiche del mondo, abitata sin dall'epoca preistorica. Camminare tra i sassi di Matera è come fare un viaggio nel tempo. Le case grotte, le chiese rupestri e i labirinti di vicoli regalano un'atmosfera unica e suggestiva. Matera è stata protagonista di numerosi film, tra cui La Passione di Cristo di Mel Gibson, grazie al suo paesaggio unico e surreale. Per chi ama la gastronomia, Matera offre anche sapori tipici indimenticabili, come il pane di Matera e il peperone crusco. Alberobello. Spostandoci in Puglia, nella provincia di Bari, scopriamo Alberobello, celebre per i suoi caratteristici trulli, costruzioni coniche in pietra calcarea, tipiche della tradizione contadina. Dichiarata patrimonio UNESCO, Alberobello è un borgo unico al mondo, con oltre 1500 trulli perfettamente conservati. Queste singolari abitazioni, risalenti al XVII secolo, sono costruite senza malta e dotate di simboli mistici dipinti sui tetti, che rappresentano antiche credenze popolari. Passeggiare tra i trulli ti farà sentire come se fossi in un altro tempo, con le sue strade bianche e le piccole botteghe artigianali. Non perdere l'occasione di gustare le specialità locali, come i panzerotti fritti e le orecchiette con cime di rapa. Polignano a Mare. Sempre in Puglia, nella provincia di Bari, troviamo Polignano a Mare, un incantevole borgo arroccato su una scogliera a picco sull'Adriatico. Polignano è famoso per il suo mare cristallino, che ha guadagnato numerose bandiere blu, e per le sue suggestive grotte marine esplorabili in barca.
Tra le più note c'è la Grotta Palazzese, che ospita un ristorante scavato direttamente nella roccia, offrendo un'esperienza culinaria unica con vista sul mare. Il borgo è perfetto per una fuga romantica, con le sue stradine strette, le terrazze panoramiche e l'atmosfera rilassata. Polignano è anche la città natale del celebre cantante Domenico Modugno e una statua in suo onore si erge sul lungomare, ricordando la sua iconica Volare. Ostuni. Nella provincia di Brindisi sorge la splendida Ostuni, conosciuta come la città bianca per il suo caratteristico centro storico, dove le case sono dipinte interamente di bianco. Questo borgo medievale, situato su 3 colline che dominano la costa adriatica, offre un panorama mozzafiato, soprattutto al tramonto, quando la luce si riflette sui muri bianchi delle abitazioni. Le sue strade strette e tortuose, costellate di piccoli negozi artigianali e ristoranti tipici, la rendono un luogo magico da scoprire a piedi. Un altro punto forte di Ostuni è la sua vicinanza al mare. Le spiagge della Costa Merlata e delle dune di Torre Guaceto sono tra le più belle della Puglia. Ostuni è anche famosa per la sua cucina, con piatti tipici come le bombette e le orecchiette al sugo di pomodoro. Tropea. Spostandoci in Calabria, nella provincia di Vibo Valentia, troviamo Tropea, un borgo affacciato su una spettacolare scogliera con vista sul Mar Tirreno. Tropea è famosa per le sue spiagge di sabbia bianca, considerate tra le più belle d'Italia, e per l'acqua cristallina che invita a tuffarsi. Uno dei luoghi più suggestivi è la chiesa di Santa Maria dell'Isola, arroccata su un promontorio che domina il mare. Il borgo è conosciuto anche per la cipolla rossa di Tropea, un prodotto tipico della zona, dolce e croccante, utilizzata in molte ricette locali. Passeggiando per il centro storico potrai ammirare le affascinanti vie medievali e goderti un'atmosfera autentica e rilassata. Tropea è una meta perfetta per chi cerca mare, cultura e buona cucina, tutto in un solo luogo. Cefalù. In Sicilia, nella provincia di Palermo, si trova Cefalù, un incantevole borgo costiero che unisce storia e mare in un perfetto equilibrio. La sua spiaggia dorata, bagnata dalle acque cristalline del Mar Tirreno, è una delle più belle dell'isola, ideale per rilassarsi sotto il sole siciliano. Ma Cefalù non è solo mare. Il borgo è dominato dall'imponente Duomo normanno, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Questa straordinaria cattedrale, costruita nel XII secolo, è famosa per i suoi mosaici bizantini, tra cui spicca l'iconico Cristo Pantocratore, un capolavoro di arte sacra. Passeggiando per le sue strade medievali, potrai scoprire l'atmosfera autentica di un borgo dove la storia e le tradizioni locali si mescolano perfettamente. Cefalù è la destinazione ideale per una vacanza che combina relax, cultura e buona cucina. Non dimenticare di assaggiare le specialità locali, come i dolci alla mandorla e le sarde a beccafico. Castelmola. Sempre in Sicilia, nella provincia di Messina, sopra la celebre Taormina, troviamo Castelmola, un piccolo borgo medievale con una vista mozzafiato sulla costa e sull'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa. Questo pittoresco borgo, arroccato su una collina, è famoso per i suoi panorami spettacolari che spaziano dal blu del mare alle verdi pendici dell'Etna. Uno dei simboli di Castelmola è il castello normanno, le cui rovine dominano il borgo dall'alto, regalando ai visitatori un'atmosfera carica di storia e suggestione. Castelmola è anche famosa per il suo particolare vino alle mandorle, una bevanda dolce e aromatica servita nei caratteristici bar del borgo. Qui il tempo sembra essersi fermato e l'atmosfera tranquilla rende Castelmola il luogo ideale per chi cerca un rifugio di pace, immerso in una cornice naturale di rara bellezza. Ecco qui i 20 borghi più belli d'Italia, ognuno con il suo fascino unico e inconfondibile. Se vuoi scoprire altre meraviglie del nostro straordinario paese, dai un'occhiata alla descrizione. Troverai link di approfondimento con consigli e curiosità su altre splendide destinazioni italiane. Grazie per aver guardato. Scrivi nei commenti quali borghi ti hanno colpito di più e quali altre località italiane ti piacerebbe esplorare insieme a noi. Alla prossima avventura in Italia!